Guardate che bel posticino vi ho portato questa volta per presentarvi e testare la Fossibot F3600 Pro. Ci troviamo nel bosco di Eleonora, che adesso vi saluterà, spero. Eccomi qua, ciao, ciao a tutti. Eleonora che ringrazio perché ovviamente ha messo a disposizione il bosco, l'area glamping che usa lei, il quad, quindi qua non c'è niente di mio, è tutto di Eleonora, che fa anche lei video su YouTube, quindi per ringraziarla direi che è il caso di andarsi ad iscrivere al suo canale perché fa tanti bei contenuti, si impegna tanto Eleonora, sta ristrutturando una cascina e quindi trovate in descrizione il suo canale, comunque Ele Wild Things è il canale, giusto? Sì, giusto, grazie. E niente, quindi stavolta per presentarvi questa Power Station bella massiccia, perché questa qui è una Power Station diciamo non proprio portatile, ecco, questa qui è già una cosa che definirei domestica, è un impianto per l'appunto adatto a casa, espandibile, ma che in questo caso utilizzeremo in questo contesto glamping, avendo a disposizione dei mezzi per trasportarla, perché comunque stiamo parlando di una centrale che pesa abbastanza, sono 37-38 kg, si trasporta molto facilmente perché ha delle ruote e un maniglione come se fosse un trolley, quindi diciamo che si muove molto facilmente, soprattutto in un contesto domestico. E qui ci divertiremo a testarla cucinando, accendendo luci, caricando apparati, perché insomma abbiamo veramente un'abbondanza di energia e di potenza davvero notevole. Prima di andarla a utilizzare vi faccio una breve presentazione dei dati tecnici di questa Power Station. Fossibot, allora avevo già provato una Fossibot, sono delle centrali senza troppi fronzoli, cercano di tenere il prezzo più basso possibile offrendovi tutto quello che serve realmente senza il superfluo. Questa è la peculiarità. Però la componentistica è tutta di grande qualità perché abbiamo batterie litio-ferrofosfato garantite fino a 6500 cicli di carica-scarica completi per poi degradarsi all'80%, quindi abbiamo veramente un'infinità di vita utile di queste batterie. Abbiamo un inverter ad onda sinusodale pura a 3600 watt di potenza nominale, 7200 watt di picco. 3600 watt di potenza nominale è più del contatore domestico di casa normalmente che sta intorno ai 3,3 kW, quindi stiamo parlando di una centrale che è in grado di far funzionare tutto, dal forno, climatizzatore, frigorifero e anche più cose contemporaneamente, quindi non ha compromessi. Capacità 3800 Wh e espandibile fino a 11 kWh, comprando dei pacchi batterie che si possono per l'appunto collegare. UPS, quindi gruppo di continuità per mantenere vostra casa sempre alimentata anche in caso di blackout. Quindi, ripeto, un impianto sicuramente perfetto anche per il contesto domestico, è in grado di supportare 2 kW dai pannelli fotovoltaici in ingresso. Se facciamo il combinato fotovoltaico corrente di rete, si ricarica in tempi brevissimi nell'arco di circa un'oretta. Ha anche la connettività wifi, bluetooth, quindi ha tutto, non manca assolutamente niente. Adesso la portiamo dentro nella tenda e dopo guardiamo meglio tutte le varie prese, le uscite, quello che insomma c'è sul pannello frontale, il display e tutto quello che ci viene fornito assieme alla centrale e soprattutto la utilizzeremo. Ecco gli elettrodomestici che utilizzeremo questa sera, perché siccome facciamo glamping dobbiamo trattarci tra virgolette bene, e quindi abbiamo una friggitrice ad aria con la quale prepareremo la cena, una macchinetta per il ghiaccio e attualmente c'è attaccato anche un faretto per l'illuminazione. Vi dicevo, adesso vi faccio vedere un pochino uscite, ingressi, cosa offre. Anche le maniglie sono decisamente ergonomiche per il trasporto, sono anche foderate con questi foderi con velcro che si possono anche eventualmente togliere. Comunque riusciamo ad alzarla senza
farci male alle mani. Con le Fossibot è tutto sempre molto semplice e intuitivo. Vabbè, classico display, abbiamo un 100% di carica, qua input, output, adesso abbiamo 3 watt in uscita che sono il faretto LED. Qui abbiamo tutte le uscite USB, ne abbiamo davvero tante, si attivano col pulsante che si retroillumina. Abbiamo 3 USB Type-C da 20 watt e una da 100 watt. E poi abbiamo 2 USB classiche 3.0. Qui abbiamo questa rotellina che serve praticamente per regolare la potenza in ingresso per la ricarica dalla rete, quindi se vogliamo fare una carica lenta per preservare al massimo, diciamo, la batteria e non abbiamo fretta, possiamo selezionare i 400 watt oppure andare ai 2200 watt massimi. Qui sotto abbiamo, come sopra, pulsante di attivazione, 2 jack 12 volt 3 ampere, qui abbiamo una presa accendisigari e qui abbiamo un connettore 12 volt 25 ampere. Sotto le prese Sciuco, 3 prese Sciuco e basta, questo è quanto. Qui c'è la maniglia, vi dicevo, per il trasporto. Andiamo a vedere dietro. Riguardo alla parte posteriore abbiamo l'ingresso, gli ingressi chiusi con questo portellino. Questo è l'ingresso dalla corrente alternata, quindi dalla rete. Questo è l'ingresso dal fotovoltaico. Vi dico la tensione: 12-160 volt l'intervallo, 2 kW massimo. Qui abbiamo il breaker, quindi diciamo il fusibile, e qui i connettori per collegare le batterie ausiliarie nel caso volessimo espandere l'impianto. Lo sportellino non è retrattile, resta così, e abbiamo anche una luce, classica luce che fa SOS oppure luce fissa, una luce media, non è né calda né fredda, una via di mezzo, ed è, diciamo, abbastanza, illumina parecchio, insomma. Stiamo iniziando a preparare la cena, abbiamo al momento il 95% di batteria e in uscita adesso segna 113 watt, ma in realtà prima era a 1700. Il pollo, insomma, lo faremo andare 30-40 minuti, pollo e patate. Qui il ghiaccio è già stato fatto, abbiamo già i bacchi pronti. E vedremo, una volta cotto il pollo, la percentuale residua per capire un pochino quanti giorni di glamping, per esempio, potremmo fare con questa Power Station.
Salute Salute. al glamping. Molto male. Buono? Buono, sì. Sono stato un discreto barman in questo gin tonic. Ok, il pollo è pronto, l'abbiamo fatto andare circa 40 minuti con la macchinetta del ghiaccio che produceva ghiaccio, il faretto, insomma abbiamo utilizzato elettrodomestici che assorbono abbastanza energia, niente di estremo, comunque siamo riusciti a preparare una cena e a stare diciamo nel comfort e abbiamo ancora il 70% di batteria residua, quindi vedete che in un contesto di glamping sicuramente possiamo fare 3 giorni senza neanche dover ricaricare col fotovoltaico, 3 giorni di autonomia abbastanza facilmente. Sì, dai, bello scrocchiarello. Bene, abbiamo terminato la cena, abbiamo ancora la Fossibot col 71% di autonomia, quindi nonostante abbiamo utilizzato degli elettrodomestici che insomma hanno assorbito, diciamo, abbastanza energia, abbiamo ancora abbondanza di energia per i prossimi giorni. Si è comportata molto bene questa Fossibot F3600 Pro. Parliamo di prezzi. Ho appena consultato il sito ufficiale, sta sui 1799 euro, quindi 1800 euro. Guardate sempre in descrizione perché magari potrebbe esserci qualche codice di sconto. Il prezzo devo dire che è un buon prezzo considerando che stiamo parlando di un impianto domestico, quindi un impianto d'accumulo che può far andare tutta la casa, espandibile, con 2 kW dal fotovoltaico in ingresso, batterie molto affidabili e devo dire che anche costruttivamente, per esempio rispetto alla Fossibot che avevo recensito in passato, questa qua mi sembra fatta decisamente anche molto meglio, insomma non sembra proprio un prodotto sul quale hanno voluto risparmiare sui materiali. È molto semplice come prodotto, però qualitativamente è fatto molto bene. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un commento e i link li trovate tutti in descrizione. Un saluto, alla prossima da Luca e da Eleonora che adesso arriva. Ciao ciao. Alla prossima. E grazie Eleonora. Prego, siete benvenuti.